Ciao, io sono Tranzuto e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui in compagnia dello Iotto e del suo rivale che è là dentro, quindi adesso andremo ad unboxare. Questo è l'audio preso dalla mia 200D. Questo è l'audio invece preso dallo Iotto da 15 cm di distanza. Ora vi faccio vedere brevemente l'unboxing del Tonor e poi proverò a rispondere a tutte le domande che mi sono state poste sotto il video recensione di questo microfono qui, che ha sollevato un gran polverone. Ci vediamo con l'unboxing. Eccoci qua, anche se così è sottosopra, mannaggia. Eccoci qua, con il Tonor Q9, finalmente. Così possiamo fare una comparativa una volta per tutte e capire se effettivamente sono equivalenti o se vale di più la pena comprare uno rispetto all'altro. Manuale di istruzioni, filtro anti-pop, un altro filtro anti-pop, ma quello esterno, diciamo. Shock mount, che devo dire è identico a quello dello Iotto. Shock mount. Qui c'è un cavo USB. Sì, stesso cavo USB identico dello Iotto. Mettiamo via anche questo. Qui abbiamo l'attacco al tavolo per adagiarlo alle scrivanie con un doppio sacchetto. Ok, via anche questo. Abbiamo il supportino e qui già noto la prima differenza, ma ve la mostro dopo. Qui abbiamo l'asta con doppia protezione anche questa, eccoci qua, e anche questa devo dire che è la stessa, identica praticamente dello Iotto, non cambia quasi niente, praticamente niente. Mettiamo giù questa e finalmente arriviamo al microfono in sé. Opla, eccolo qua. Questo è il Tonor Q9 e devo dire che pesa un bel po'. Prima differenza che noto è, a parte la forma, è il più e il meno, penso sia per il volume di registrazione, posto qui, che lo Iotto non ha. Qui sotto abbiamo il classico attacco USB che vi ho mostrato prima. Ora io direi di compararli uno di fianco all'altro e poi fare il test audio. Ok ragazzi, eccoci qua con la comparativa side by side di Iotto e Tonor. Come potete vedere la grandezza è identica perché sono lunghi, forse il Tonor è lungo veramente mezzo centimetro di più. E adesso questo evito di toccarlo troppo perché sta registrando l'audio, quindi farei un casino. La forma della capsula qui è circolare, mentre nel Tonor va a chiudere qui in cima, ma non cambia praticamente niente. Questo Tonor secondo me è più bello da vedere, diciamo così, poi non c'è scritta come qui Iotto, ma non c'è proprio scritto niente. È di un bel nero lucido e il Tonor ha, come dicevo prima, la regolazione più e meno per il volume di registrazione. Eccoli qua, questo è il Tonor. Ora, se mette a fuoco la mia faccia, rimetto giù un po' qua la situazione come dovrebbe stare di solito. Benissimo. La prima differenza di cui vi parlavo prima è che è qua. Questo è il supporto per agganciarlo alla scrivania, ok, del Tonor. Adesso farò un bel po' di confusione. Del Tonor, che non ha
il gommino qui. Su questa parte non c'è il gommino. Non so se... Eccolo qua. È semplicemente ferro, mentre nella parte superiore c'è il gommino. Quelli dello yacht hanno fatto questa fine. Li ho staccati perché mi hanno fatto girare le palle. Perché mi hanno fatto girare le palle? Perché io fisso come un dannato di solito. E devo dire che questa gomma, unito al fatto poi che la colla non è che sia chissà che colla fantastica, più fissi più la gomma si deforma e scappa fuori da dove dovrebbe stare, quindi non serve più a niente. Allora le ho tolte e lui le ha fisso sereno, perché con queste deformate e il microfono su, se cominciamo ad estendere l'asta in giro, a muoverla, a girarla, perché è quello che faccio io quando registro i video, ce l'ho in una posizione, quando gioco con la play lo uso come microfono, ce l'ho in un'altra, quindi continuo a muoverlo, girarlo, eccetera. Con questi due deformati il microfono si spostava un po' così, quindi non era sicuro affatto. Ora ho tolto il filtro antipop per mostrarvelo, lo rimetto ed ecco qua il nostro Iotto. Anche lui era fornito insieme a questo, che vabbè, lo mettono in tutti i microfoni questa cosa qua, penso ci sia una ditta che li fa per tutti, è a posto così. Ora direi che avete sentito, ormai siete abituati a sentire lo Iotto, che comunque devo parlarci da davanti così, perché c'ha la capsula qui e la capta da davanti. Se io già comincio a ruotarlo vi ricordate che si sente molto 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 meno. Ora, senza montare l'altra asta, l'altro shock mount, che comunque sono identici, cioè sono veramente uguali, identici, anzi forse sì, vabbè, dai, diciamo che quello del Tonor è un pelettino più alto e basta, non cambia nient'altro. Stessa spugna qua dentro, stessa gomma qua dentro, stesso meccanismo per aprire e chiudere, far passare il microfono. Quindi senza star qua a montare tutto di nuovo, attacco solo il cavo e il microfono insieme al suo filtro antipop, così li proviamo nelle stesse condizioni. Ed eccoci qui con il Tonor Q9. Voglio subito provare una cosa, vedere se funziona. Sì, funziona, perché adesso sono al minimo, ora cominciamo a alzare e questa cosa è comoda, anche se devo stare un attimo tranquillo perché stavo già clippando. Allora, anche questo è direzionale, quindi io se ci parlo qui davanti si sentirà in un modo, se ci parlo sopra si sentirà un pochino meno, se ci parlo dietro ancora meno, anche intorno, ma questi microfoni sì, comunque hanno una buona soppressione dei rumori esterni. Ora mi rimetto davanti, applico il filtro antipop. Ok, mi stava per restare in mano, si stava per svitare, ma quelli sono dettagli. C'è anche un piccolo LED blu che indica che sta funzionando, che è collegato. Allora, proviamo come l'altra volta il test del silenzio assoluto per vedere se anche questo ha la soppressione sotto un tot di decibel, proprio non registra nessun audio. Ok, mi dice che va a circa meno 48, ma l'onda era piatta, quindi teoricamente non ha registrato praticamente niente. Allora, passiamo alle domande che mi avete fatto sotto il video dello Iotto, a parte le centinaia, no, sì, che centinaia, a parte le domande che mi chiedevano se era buono per cantare. Ragazzi, è sempre un microfono da 60 euro, nel senso, se voi dovete fare un CD non registrerete mai in casa con un microfono da 60 euro.
cercherete di andare in uno studio di registrazione che ha delle stanze fatte apposta perché la voce risulti ottima. Altre domande sul cantare, È stato facile montare il microfono. Allora, faccio vedere 2 secondi. Questo si svita, si attacca al tavolo. E fin qua ci siamo. C'è questo foro, macchinetta, questo ho detto, grazie. Questo foro dove va inserito questo è tutta l'asta del microfono, poi la apri, è snodabile. Sono 2-3 manopole che fissano in varie posizioni. Qui in fondo ci va attaccato esattamente lo shock mount. Comunque sono veramente 2-3 filetti, basta cercarli un secondo e tutto combacia. Dopo aver montato lo shock mount, ci infili dentro il microfono, attacchi il cavo dal microfono appunto alle porte USB del tuo PC, poi puoi scegliere se usare il filtro antipop esterno oppure attaccare quell'altro là un po' dove vai meglio, perché sì, quello là non è che sia proprio studiato per attaccarlo qua tipo. Intendevo qua. Lo attacchi lì, sì, ci sta, però preferisco molto di più questo, sia perché aiuta a contenere i rumori esterni, i rumori di fondo, e basta, solo per quelli in realtà. Quindi sì, è facile da montare. Rispondimi please, medio tono roiotto. Siamo qui per vedere, adesso io non ho ancora ascoltato questo microfono, poi trarrò le mie conclusioni. Come si comporta mentre si usa la tastiera? Gli altri sentono il rumore della tastiera meccanica. Allora, io ho una tastiera meccanica, quindi di solito il microfono, a meno che tu non voglia parlare con i tuoi amici tenendolo a 4 metri da te, cioè di solito a un 40 cm, io lo tengo qui così. Il mio, anche quando faccio i video, sono a 25 cm. E dimmi tu, si sente? Non lo so, devo ancora ascoltarlo. E quindi ecco, queste erano le principali domande, adesso trarrò le mie conclusioni. Ok, sono giunto alla conclusione che forse, ma dico proprio forse, ma proprio forse, il tonor è leggermente più pulito sui toni bassi, sulle frequenze basse, ma tanto così, cioè niente di... Sono stato qua mezz'ora a cercare di ascoltare, alla fine è venuto fuori, secondo me, che lo Iotto impasta un po' di più le frequenze basse, mentre il Tonor le rende un po' più nitide, un po' più definite. Però ragazzi, sono veramente minuscolezze, non so come dire, sono veramente piccolezze. Quindi io spero di aver risolto tutti i vostri dubbi. Vi invito ad andare a vedere la recensione dello Iotto se ancora non l'hai vista, ad iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto cliccando sul mio nasone, oppure a guardare un altro video del mio canale cliccando sullo Iotto. Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. A presto.